Cari amici della luce, benvenuti su questo canale dedicato alla Divina Sapienza. Proseguiamo con la lettura della spiegazione dell'Apocalisse di Giovanni che il Signore Gesù Cristo ha comunicato al mistico Gottfried Mayr-Hofer. Ricordiamo che all'inizio della comunicazione il Signore ha detto che l'Apocalisse rappresenta il quadro morale dell'umanità e l'evoluzione della sua dottrina che va dal suo ritorno nel regno degli spiriti dopo la sua resurrezione e fino al suo ritorno sulla nostra terra. Il testo è estratto dal libro Prediche del Signore che potete trovare gratuitamente sul sito www.legamedelcielo.it. Dice il Signore Gesù: Così la mia dottrina attraversò tutte le fasi di cui è capace l'animo umano, dalla purissima pietà fino alla più inaudita incredulità e al rifiuto di tutto ciò che gli fu dato. Voi vedete davanti a voi in immagine della rigorosa osservanza dei miei comandamenti, della spiegazione pedantesca delle mie parole, fino al totale rifiuto di tutto lo spirituale predicato attraverso 1000 voci nella natura visibile e invisibile. Ciò fu dato sotto forma di richiami ammonitori e squilli di tromba, ai quali però, a causa della mancata osservanza, seguirono immediatamente fatti o castighi. Dalle coppe dell'ira ed dal loro riversarsi, come simbolo che il malvagio e ciò che è moralmente e fisicamente contro natura deve punirsi da sé, vedete tutto chiaramente davanti a voi, come le mie 7 caratteristiche, amore, sapienza, volontà, ordine, serietà, pazienza e misericordia, incitino man mano al bene, ma come la libera natura dell'uomo si opponga allo stesso, come seguano aberrazioni su aberrazioni, errori su errori. Come sia vano qualsiasi sforzo di scacciare del tutto dalla testa degli uomini le mie parole, e come perfino il peggio debba condurre e condurrà al bene. Questa antica lotta del drago con il cielo, questa persecuzione della donna con il suo Cristo fanciullo, quale fondatore di pace, tutto ciò vi sta ora chiaro davanti agli occhi. E vi sarà nello stesso tempo lampante che, dopo il lungo ondeggiare di qua e di là, debba subentrare una decisione per definire chi sia il vincitore e chi il vinto. Voi ora andate incontro a questo tempo. Esso è rappresentato dall'immagine del regno di 1000 anni, come una vita spirituale di pace spetterà a quelli che sono stati segnati non con il segno della bestia, bensì con il segno di Dio. Come già prima della mia discesa imperava una battaglia tra lo spirituale e il materiale in forma moderata, e come dopo la mia dipartita questo processo di separazione ha dovuto portare a un risultato finale, così adesso, in questa battaglia più che millenaria, dovrà irrompere un tempo di pace. Allora gli uomini cominceranno a essere nuovamente uomini, così come io li creai e come li voglio avere, se debbono chiamarsi figli miei. Questo sarà il tempo della retribuzione, il tempo in cui lo spirituale avrà sconfitto il materiale, dove l'uomo si sentirà cittadino di 2 mondi, di casa sia nell'uno sia nell'altro, affinché le mie parole siano finalmente comprese e sulla vostra terra la mia passata discesa sia apprezzata nella completa luce della sua divina missione e seguita con amore. Questo sarà il tempo in cui il drago è battuto e catturato, e i 10 comandamenti di Mosè, con i miei 2, compresi in tutta la loro portata.
In questo tempo di pace e di quiete, anche il regno degli spiriti potrà assumere la sua parte attiva, affinché quelli che saranno rimasti indietro, riscaldandosi all'esempio degli uomini viventi, possano progredire più facilmente di quanto fosse stato loro possibile fino allora. Grazie per avermi ascoltato. Se siete interessati a conoscere gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere avvisati quando verranno postati i prossimi video. Vi auguro ogni bene. Il Signore ci doni pace.